Mi ricordo che una volta a un mio amico si allagò casa. Io volevo rincuorarlo e gli dissi una scemenza che ancora adesso mi viene la pelle d'oca a pensarci. Gli dissi: tutto accade per una ragione. Merda. Ecco, se ci fosse un podio per le cose più stupide da dire in una situazione simile, quella starebbe dietro solo a bene e mi fa piacere. Una ragione per l'allagamento c'era stata, certo. Il comune aveva costruito una strada vicino al suo terreno e nel farlo aveva deviato un fiume che a seguito di un acquazzone gli era finito in casa. Ed ecco, col senno di poi, dire tutto accade per una ragione, con gli occhi stralunati e la barba di Gandalf, mi pare non solo sciocco ma anche un po' grave, perché in sostanza si giustifica il fatto compiuto, non ci aiuta a capire né cause né implicazioni né un accidente di un qualcosa che è invece spogliato delle sue ragioni fattuali a favore di una supposta volontà del cosmo a che questo qualcosa succedesse. Mi spiego, se ti è finito un fiume in casa, non è perché ne è stato deviato il corso senza una valutazione sufficiente dei rischi ambientali associati, è stato Cthulhu. In sostanza giustifica tutto e non serve una sega. Ci aiuta, se va bene, a metterci il cuore in pace senza porci troppe questioni, a cavalcare l'onda tra la cucina e il soggiorno, bersi un bel mojito e pensare di stare al mare. E perché vi sto raccontando sta storiella? Perché delle volte per capire qualcosa tocca andare fuori dai luoghi comuni. Alleluia. Piacere, mi chiamo Edoardo e questo è il diario di un esule. Ciò che vi ho appena detto serve ad intendere una nozione fondamentale, ovvero il mondo è complesso, dove per mondo si intende la società nella quale viviamo. Che per te magari sarà un'assoluta ovvietà, ma per me ai tempi fu un'epifania. La giustificazione più semplice non è spesso la migliore, quanto certamente la più semplice. E laddove questa non risulti convincente, cercheremo di non accontentarci. La mia idea qui è dimostrare come le logiche sociali, economiche, professionali, urbanistiche, culturali e mediatiche contemporanee servano la funzione soggiacente di precarizzare gli individui fino a renderli dei gusci vuoti. Questo discorso mi sembra particolarmente importante, dato l'aumento di anno in anno che definire allarmante è voler utilizzare un eufemismo di diagnosi e prescrizioni di farmaci relativi a disturbi mentali e sofferenze psichiche. Se ce la farò sta a voi stabilirlo, il tema comunque è ampio e se lo si vuole approfondire bene un video solo non sarà sufficiente. Detto ciò, è doveroso ricordare che io non sono un accademico. Ci sei paraculo! No, semplicemente ho una specialistica in bioetica, ma manco della metodologia dettagliata e rigorosa, linguaggio specifico, che più ne ha più ne metta, necessaria ad una trattazione esaustiva sul tema che permetta di giustificarla in quanto ricerca scientifica, così come inteso nell'ambito delle scienze sociali. E in tutta onestà nemmeno mi interessa farlo. Se così fosse scriverei paper dove conto le pulci e i cani e non sarei qua a parlarvi di robe che mi intrippano nel modo in cui più mi gira perché sì. Tra l'altro vivo da un tempo considerabile fuori dalla nostra sacrosantissima madrepatria, quindi non sono più in grado di affermare con certezza se mi esprimo in maniera corretta, anche se nel complesso vi ambisco perlomeno e comunque suppongo, salvo qualche significativa eccezione, di sì. In quanto tale, quanto esplicato in un video di una trentina di minuti, non può che essere un tentativo, d'uno spunto o alla meglio e con moltissima arroganza un contributo ad un discorso più largo e che per conseguenza, se gli argomenti trattati vi interessano, vi invito ad approfondirli nelle loro tematiche specifiche. Bene, cominciamo. Iniziamo col definire i termini. La solitudine di per sé è un sentimento personale che non ha a che vedere con l'essere fattualmente soli. Ne si approva il fatto che ci si può sentire soli anche in una stanza piena di gente, dove quindi le persone sono fisicamente presenti e interagiscono tra loro, ma noi no e può sembrarci di non farne parte. Per dire, è come quando sei ad una festa, tutti si divertono e tu sei in un angolo a ingolfarti di patatine col disagio nel cuore. Le cause possono essere svariate, magari non conosci nessuno e sei una persona un po' timida o magari quella sera ti gira l'anima. Ad ogni modo, la condizione perché ci si senta soli in questo contesto è comunque la coscienza, o meglio il sentimento della propria inadeguatezza rispetto ai presenti. Perché ancora, se magari sei in biblioteca a leggere o studiare per i fatti tuoi, nonostante ci siano persone con cui non hai nessuna interazione, più difficilmente ti sentirai solo. Intendo quindi qui piuttosto per solitudine un termine generale riguardante l'effetto derivato dall'esclusione o l'isolamento sociale, che in generale sono usati alla larga come sinonimi, e che mi sembra utile differenziare in esclusione sociale come fenomeno operato da altri, nella fattispecie un nucleo sociale o più in generale la società stessa, verso un singolo,
e isolamento sociale come operato dal singolo rispetto agli altri, quindi una persona che si autoesclude da un nucleo sociale o la società di cui è parte. Ovviamente la mia parola non fa legge, le due cose si intersecano ed ibridano in un coacervo senza capo né coda dove l'uno genere si nutre dell'altro, l'uovo e la gallina e la dialettica hegeliana. Ma mi sembra sia importante definire i termini per identificare delle tendenze. Vediamo meglio di cosa si tratta. Per esclusione sociale intendo la marginalizzazione di un individuo che non corrisponde al modello sociale vigente o che ne rimane tagliato fuori, spesso per fattori legati ad anzianità, problemi fisici o psicologici, economici o l'appartenenza a minoranze di qualsiasi tipo. Prendete ad esempio il problema sempre più manifesto degli anziani lasciati soli. I cambiamenti sociali avvenuti dal secondo dopoguerra in poi, ed in particolare con l'avvento del neoliberismo, tra i quali la densificazione urbana o il ridefinirsi di nuclei e ruoli familiari, hanno fatto sì che un numero crescente di persone quando invecchiano rimangano sole, dove in questo caso specifico altre cause importanti sono ovviamente la salute delle persone, l'uscita dal mercato lavorativo, la perdita di autonomia o ancora il lutto di amici e familiari. Ne emerge un problema di salute pubblica importante, di cui, data la difficoltà di recensire il fenomeno, i dati sono pochi e poco chiari, dipendono dal campione preso in esame, dal modo in cui a partire dal quale una persona può definirsi socialmente isolata, o ancora dal metodo d'inchiesta. Ma in generale, in Italia un rapporto di ottobre 2025 dell'Istituto Superiore di Sanità parla del 14% degli over 65 interessati da questo fenomeno. In Francia l'INSEE, che è tipo l'Istat, parla del 12% degli over 75, che magari a dirla così viene pure da dire ma dai pensavo peggio. Ma nei fatti, nel caso della statistica francese si sta parlando di 1,5 milioni di persone. Insomma, un sacco di anziani che vivono da soli e non parlano con nessuno mai. I rischi per la salute associati sono diversi e piuttosto gravi. Ed uno studio del 2015 sembra addirittura suggerire che la solitudine sia un fattore determinante perlomeno in linea con attività tipo mangiare da schifo o fumare per l'aumento delle probabilità di contrarre il morbo della morte. Avete presente il detto fatti tuoi ai campi 100 anni? Bene, è una cazzata. Già che sono in vena di dettagli macabri, l'abbandono sociale può portare al fenomeno conosciuto come kodokushi, che tradotto dal giapponese vuol dire tipo morte solitaria, ovvero delle persone completamente isolate che passano a miglior vita senza che nessuno se ne accorga e le cui spoglie possono essere ritrovate anche a mesi di distanza. A tal riguardo, restiamo in Giappone per approfondire ciò che intendo per isolamento sociale e sto parlando, esatto, degli hikikomori. Hikikomori è un termine coniato alla fine degli anni 90 dallo psichiatra giapponese Tamaki Saito. Una traduzione il più letterale possibile sarebbe stare in disparte o ritirarsi. Il termine associato in inglese è shut in e per quel che mi riguarda lo si può tradurre ad un fine di comprensione con recluso. Come suggerito dal termine, gli hikikomori sono persone che si chiudono in camera e non escono più, non studiano, non lavorano, non guardano la TV, non vanno al cinema e non fanno sport. Le loro necessità quotidiane sono nella maggior parte dei casi sopperite dalla famiglia. La condizione interessa maggiormente i giovani adulti con un'incidenza nel paese del sollevante stimata tra il 1 milione e il 1,5 milioni di persone. E nonostante sia proprio il Giappone il territorio dove inizialmente si è riscontrata e studiata la questione nella sua specificità, essa è diffusa in tutti i paesi occidentalizzati e probabilmente a seguito delle misure adottate durante il biennio pandemico si è ulteriormente allargata e riguarda oggi anche paesi dove in precedenza era più o meno sconosciuta, come il Brasile. In Italia, secondo le statistiche di Istat e CNR, gli hikikomori sarebbero all'incirca 100.000. Che ancora una volta verrebbe a dire, beh dai, non è mica così male, in Giappone ce n'è più di 1 milione. E certamente ci sono differenze sociali, culturali ed economiche importanti per l'incidenza del fenomeno tra un paese e l'altro. Ma nei riguardi dei puri risultati statistici, sarebbe senza contare che, innanzitutto, la popolazione giapponese è letteralmente il doppio di quella italiana. Che il campione demografico preso in esame per la definizione del fenomeno non è unanime, come si può far caso all'esempio precedente sugli anziani. L'Istat italiana teneva in conto per il suo studio gli over 65, mentre l'INSEE francese gli over 75. E che le ricerche al riguardo in Giappone sono cominciate a fine anni 90, mentre in Italia ci si è interessati al fenomeno solo più di recente, e che per conseguenza, data l'obiettiva difficoltà di recensirlo, le statistiche al riguardo sono probabilmente conservative, che vada come vada, anche dando le cifre per accurate, 100.000 persone restano tante, sono all'incirca la popolazione di una città come Bolzano. Agli albori degli studi sul soggetto, la reclusione volontaria fu considerata un problema psichiatrico e come tale fu trattata. Vennero implementate al riguardo terapie tipiche a condizioni quali la depressione, la schizofrenia o i disturbi dello spettro autistico, con scarsi risultati.
Col tempo divenne chiara innanzitutto la specificità della questione rispetto ad altre condizioni psichiatriche, ed ancora l'impossibilità di limitare l'esistenza del fenomeno ad una dimensione patologica in senso medico tout court. Ne si approva il fatto che un hikikomori nella maggior parte dei casi non presenta sintomi quali alterazione della realtà o repentini cambio di umore come chi può essere affetto da schizofrenia, e che, se è vero che a seguito di un isolamento prolungato un hikikomori può mostrare sintomi depressivi, questi sono una conseguenza dell'isolamento e non la sua causa. E ancora, continuiamo a togliere mele dal cesto delle pere. Gli hikikomori non sono esclusivamente dei nerd che si chiudono in camera perché giocano troppo alla PlayStation. La condizione non è di per sé riconducibile alla dipendenza da internet o videogiochi. Certo, le cose si amalgamano, e se è vero che uno non si chiude in camera solo perché gli piace giocare a Metaphor finché non gli colano giù i bulbi oculari, è altrettanto vero che il fatto che lo faccia rende sopportabile il fatto che stia chiuso in camera, creando i presupposti perché continui a farlo, e così via. Se vogliamo capire meglio il fenomeno, bisogna inserirlo in un contesto più ampio, più precisamente nel suo contesto storico, culturale, economico e sociale. Torniamo là dove tutto è cominciato, in Giappone. Abbiamo assodato che la reclusione volontaria come problema sociale diffuso ha origine nella società giapponese degli anni 90. Bene, ma perché proprio in Giappone? E perché negli anni 90? La gente si era sfidata a fare una maratona della filmografia di Takashi Miike e non ha ancora finito? C'entrano i Backstreet Boys? I cerchi nel grano? Hello Kitty? No, è colpa di una recessione economica. Il paese del Sollevante, dopo lo sfacelo che era stata la seconda guerra mondiale, era letteralmente risorto dai suoi ruderi. E grazie ad un misto di cultura aziendale unica nel suo genere, innovazione tecnologica ed utilizzo pionieristico del soft power, era riuscito al contempo a risollevarsi economicamente e a riabilitare la sua immagine a livello internazionale, che non è poco. Se tu avessi una serratura che da sul 1989 vi sbirciassi il Giappone dall'interno, vedresti la seconda potenza mondiale, il trattore dell'economia asiatica, un paese dal potenziale inarrestabile, robottoni, Godzilla, un pacco di soldi e poi... Una bolla sulla borsa di Tokyo esplode come un brufolo delle dimensioni dell'economia di un paese intero ed è piena di pus e tragedia. Il Giappone si sveglia un mattino dopo una sbronza gigantesca e resta in hangover per 30 anni. Licenziamenti a tappeto, tagli agli stipendi, alla ricerca, agli investimenti, precarizzazione dei contratti di lavoro, il cordoglio di 3 generazioni sacrificate sull'altare della stagnazione economica. Vogliamo parlare di isolamento sociale? È da lì che si comincia. Immaginati di vivere in un paese la cui etica lavorativa è basata sui precetti tradizionali della sua casta militare. Troppo fumoso? Bene. Immaginati se a Milano gli impiegati fossero tutti intrippati col codice cavalleresco. Meglio? La cultura aziendale giapponese infatti affonda le sue radici nel Bushido, ovvero la via del guerriero, con un'enfasi particolare sulla dedizione al lavoro, la fedeltà all'azienda, il rispetto dei superiori e l'armonia del gruppo. Se vieni assunto in un'azienda giapponese si presuppone che ci resti fino alla pensione. 気になれなかったらまあ転職する可能性はありますね。そのしばらくっていうのは具体的にどれぐらいですか？まあ10年。 Se il lavoro non ti piace o l'ambiente di lavoro è tossico, bene o male sono fatti tuoi. Al di là dell'etica aziendale e dell'ambiente di lavoro in sé, che meriterebbero un video a parte, il processo di assunzione delle grandi aziende è fatto una volta l'anno, tra fine estate e inizio autunno. Il personale viene reclutato in blocco tra le persone all'ultimo anno di studi. Il sistema educativo e la carriera scolastica dei singoli individui sono interamente costruiti attorno a questa consuetudine. Quindi il tuo percorso di studi e tutto l'ecosistema che vi ruota attorno, dalle attività extrascolastiche alla socialità, insomma, una parte assolutamente consistente della tua esistenza è scelta, perseguita e calibrata in previsione di quel singolo periodo di assunzioni. Se ce la fai la prima volta, congratulazioni a te. Sei un membro della società a pieno titolo e puoi giovare di una relativa stabilità economica e legittimazione sociale. Altrimenti potrai ritentare l'anno seguente, tenendo bene a mente però che le aziende daranno priorità alle persone che staranno uscendo da scuola quell'anno. Fondamentalmente si tratta di un circolo vizioso. Se perdi la possibilità di essere assunto la prima volta, ad ogni tentativo successivo le possibilità si riducono drasticamente e diventi un fallito e un peso agli occhi dei tuoi pari, dei tuoi cari, dei tuoi vicini di casa, del loro cane e di tutto il quartiere. Immergi il tutto in un contesto di stagnazione economica, dove quindi le assunzioni sono ridotte all'osso per tagliare i costi di manodopera, ed ottieni una società dove sei messo in competizione coi tuoi coetanei fin da piccolo. Hai una singola possibilità di farcela e se non ce la fai vali meno di uno sputo per terra. Tra l'altro, funny fact, ciò che t'ho detto è metaforizzato con estrema efficacia un sacco di sangue in Battle Royale, non il genere dei videogiochi ma quello che gli ha dato il nome. E leggi il fumetto e il libro che il film a confronto fa cagare, ma non dirlo in giro. Comunque,
Immaginati la prima generazione confrontata a questa realtà, cresciuti con la promessa che in cambio del loro impegno e della loro dedizione avrebbero avuto una vita non dico semplice, perché fare il colletto bianco a Tokyo è l'aria tutt'altro che semplice, ma perlomeno stabile e senza pretese. Voglio fare un posto fisso. Per poi beccarsi in faccia un tracollo economico che li taglia fuori dal mercato lavorativo ed essere incapaci di analizzare la situazione al di fuori della convinzione della loro assoluta inadeguatezza. Mi spiego meglio. Immaginati il mercato lavorativo come una specie di gioco della sedia, dove i disoccupati sono i giocatori e i posti di lavoro le sedie. L'economia capitalista... Eccolo che comincia con l'economia capitalista! Sta zecca di merda! è ciclica, quindi, detta veramente tanto alla buona, nei periodi di grassa è come se stessero giocando 10 persone in una stanza con 10 sedie. A parità di sforzo ognuno avrà una sedia sulla quale sedersi, mentre nei periodi di magra è come se stessero togliendo una sedia dalla stanza, quindi a parità di sforzo uno resterà comunque tagliato fuori. E magari quando resta una sedia sola un giocatore ad 1 metro di distanza e l'altro a 10. Bene, se quello ad 1 metro di distanza si siede prima, non è perché era già più vicino, no, è perché l'altro è stronzo ed è una vergogna per se stesso e la società. E come vuoi che la prenda? Magari bene, per carità. Ritenta sarai più fortunato, volere potere, never give up e tutte quelle robe lì. Ma resta il fatto che tutta la convinzione del mondo non fa apparire una sedia dal nulla. Le sedie sono sempre 9 e i giocatori sempre 10, e qualcuno la pressione non la regge, si chiude in camera e non ne esce più. A questo aggiungici che nei periodi di magra la gente non si contende delle sedie ma degli sgabelli in compensato con 3 gambe senza schienale. Ed ecco qui, cotto e servito in tavola, un flagello sociale. Bene, abbiamo capito un po' meglio le cause strutturali dell'isolamento sociale in Giappone. A tal riguardo ci si può chiedere se principi simili siano applicabili ad altri posti e sembra di sì. Il fenomeno Hikikomori in Italia, ad esempio, ha cominciato a diffondersi maggiormente ed essere studiato attorno al 2013 a seguito della crisi dell'euro. Whatever it takes. Ora, relazione non significa causa e un singolo dettaglio non determina l'interezza di un fenomeno. Detto altrimenti, nella carbonara ci va il guanciale, ma se pigli del guanciale lo ficchi in padella e lo cuoci, non ottieni una carbonara. Ovvero, se la precarietà professionale bastasse a spiegare l'esclusione e l'isolamento sociale, allora non si spiega perché questi fenomeni siano molto più presenti nei paesi occidentali. Per capire la situazione è necessario quindi analizzare un ulteriore fenomeno che interessa la nostra società, e sto parlando della precarizzazione sociale. Partiamo da un assunto fondamentale. Ogni sistema chiuso ha tendenza a morire. Per capire meglio la precarizzazione sociale, il fenomeno della gentrificazione mi sembra un punto di partenza decente. Se non sapete cos'è, la gentrificazione è un progressivo cambiamento sociodemografico radicale di un quartiere. Nello specifico, in buona sostanza, è un quartiere povero che si trasforma in quartiere ricco. Ma non è che i poveri diventano ricchi perché hanno trovato un filone d'oro sotto un tombino davanti al panettiere. È che i ricchi comprano le case dei poveri per 2 euro, un ristretto e una pacca sulla spalla. Passano una mano di bianco sui muri. Cosa state facendo? Rifanno le finestre e le rimettono in affitto al doppio del loro prezzo. Casa per casa i poveri non possono più permettersi di affittare lì e piano piano si levano dai coglioni. Era anche una porca puttana finalmente. Però aspetta. Un po' troppo semplice come spiegazione. Ci sono alcune cose che non tornano. Immaginati te se sei ricco. Chi te lo fa fare andare a stare in un quartiere di zotici? Ti ci vedi andare a mangiare la piadina al kebabaro con la Lambo parcheggiata fuori e l'ansia nel cuore che ancora mentre mangi te la rubano? Ovvio che no. Quindi il cambiamento demografico ancora non si spiega, perché tu puoi anche comprare le case per 2 euro e rifarci dentro tutti i vetri che vuoi e farli tripli e quadrupli con l'insonorizzazione di una sala di registrazione che manco l'Abbey Road Studio, che se nessuno te la compra te non ci fai un soldo. Manca un elemento, manca un catalizzatore per l'intero processo, mancano gli artisti. Devi sapere che gli artisti sono fondamentalmente l'anello di congiunzione tra i poveri e i ricchi, perché sono poveri ma pensano come i ricchi. Quindi gli artisti 9 su 10 sono i migliori amici della gentrificazione, perché il quartiere te lo valorizzano. Non gli interessa se affittano una catapecchia fin tanto che costa poco. Per la stessa identica ragione gli sta bene mangiare dal kebabaro e non hanno paura che gli fottano la macchina dal parcheggio, perché non ce l'hanno neanche la macchina. Però nel frattempo il quartiere te lo dinamizzano, lo abbelliscono, lo rendono caratteristico, accattivante, ma soprattutto appetibile per gente con 2 lire in più, culturalmente altolocata ed interessata a vivere l'esperienza autentica e genuina di un quartiere povero ma senza i poveri. In Francia c'è un termine per definire questa categoria di persone e lo trovo particolarmente appropriato. For sure. Sono i bobo,
che è l'abbreviazione di bourgeois bohème e sta ad indicare in buona sostanza la gente di sinistra coi soldi. E una volta che t'arrivano i bobo nel quartiere stai a cavallo. Il kebabaro nel giro di qualche anno diventa uno Starbucks e la Lambo puoi parcheggiarla dove cazzo ti gira. Ecco la gentrificazione, ed è ovunque, in ogni grande città che si rispetti. Ora, funny fact, per assurdo, i nuovi abitanti arrivano perché attirati dalla tipicità del quartiere, dal suo carattere unico che lo contraddistingue dalla monocromia dei quartieri moderni. Ma quando finiscono di soppiantare la popolazione precedente, quello che resta dell'identità di quel quartiere è una semplice facciata, un argomento pubblicitario per proporre l'esperienza di un posto unico, omologato però sugli standard di sicurezza e familiarità di un posto qualsiasi. Ti sia chiaro questo, che chi non vede il cielo non può sognarsi le stelle. Un disoccupato incolpa se stesso perché non ha mai imparato a fare altro, e chi nobilita la povertà è perché non deve averci a che fare. Ma per carità, sto divagando. Ma allora che c'entra sta gentrificazione con l'esclusione o l'isolamento sociale? Tu immaginati che nasci e cresci in un quartiere che per comodità e per dargli un nome assolutamente non allusivo chiameremo La Vasillina, che si trova a Paperopoli e nei giornali locali ne si parla come di un lazzaretto. Ed è vero che ogni tanto la gente s'accoltella, ed è vero anche che è preferibile avere un'infarinatura di base nelle tecniche di camuffamento dell'esercito russo se non vuoi che ti fottano il motorino. Comunque, i tuoi non hanno un soldo e bene o male tutti nel quartiere hanno un po' le pezze al culo, però conosci chiunque, sì che ci sono problemi, casa tua sta in piedi con la Vinavil e ci gira un po' l'anima a tutti. Ma perlomeno se mai una volta mancano le uova in casa le si può chiedere ai vicini o il negoziante all'angolo può anche darle a credito che tanto vi conosce da una vita. Quindi alla fin fine vivere a Vasillina non è st'inferno che tutti si immaginano e cresci giocando a Dungeons and Dragons coi tuoi amichetti che sembra Stranger Things ma coi tappi e vino colorati con l'Uniposca al posto delle action figures. Poi però passano gli anni e il quartiere piano piano viene riqualificato. A quello cambia il proprietario di casa, gli aumentano l'affitto e se ne va a abitare a destra. A quell'altro gli puzza la vita e se ne va a abitare a sinistra. Quell'altro ancora c'aveva la muffa in salotto, gli hanno dichiarato casa insalubre e se ne va a abitare su. Un altro ancora gli hanno ricollocato i genitori in Polonia e se ne va a abitare giù. Insomma, hai capito. La storia alla volta ti alzi un mattino in giro e non conosci più nessuno. E se una volta ti mancano le uova, ti mangi il cartone, perché il negoziante sotto casa è diventato un barco ai gatti che il caffè lo fa a 3 euro al banco e le uova manco le vende. E il nuovo vicino di casa non t'è passato per l'anticamera del cervello di chiedergli qualcosa che è pure un gran maleducato che non saluto mai quando lo vedi e viene solo a romperti il cazzo se fai troppo macello quando ti bevi una birra con gli amici. Che per inciso è tutta gente che conosci dall'altro ieri che se stai a morire in un angolo di strada passa dritta. Scusate, mi sono lasciato trasportare e ci ho avuto l'attimo poetico, ma spero sia chiaro il nocciolo. La gentrificazione genera esclusione sociale che nutre l'isolamento sociale e così via, fin quando una comunità non diventano individui sparsi buttati sulla terra a vegetare senza prospettiva tipo i pellegrini di Dark Soul. Per darvi un ordine di idee, il fenomeno è stato studiato nella sua accezione moderna per la prima volta a Londra negli anni 60 dalla sociologa tedesca naturalizzata inglese Ruth Glass. Interessa la stragrande maggioranza delle città grosse in Europa e l'Italia non fa eccezione. Un esempio di città europea gentrificata di recente è Marsiglia, in Francia, dove, a seguito del biennio pandemico, l'attrattività della città è esplosa attirando persone da mezzo paese e soprattutto Parigi, saturando il mercato immobiliare e rendendolo inaccessibile nel giro di meno di 5 anni. Per esempio, se nel 2019 affittare un piccolo appartamento di 20 metri quadri costava in media 500 euro, che sono pure già tanti, oggi quello stesso appartamento ne costa 600. E cos'è successo nel frattempo? La casa si è ingrandita? Hanno rifatto l'impianto elettrico e le tubature a nuovo? No, semmai l'interno si è ulteriormente degradato, visto che le case sono soggette all'usura del tempo e pare a Marsiglia in particolar modo, come mostrato dal crollo di una palazzina in centro, in Rue d'Aubagne, che nel 2018 ha fatto 8 morti. Les responsables, on se doute de qui c'est. C'est les 50 années de politique scandaleuse du logement et de l'habitat dans cette ville. Quindi, esattamente, di cosa stiamo parlando? Della cara vecchia legge della domanda e dell'offerta. O almeno così pare, già che se non te lo pigli te lo sgabuzzino a 600 euro, ti arriva il parigino che lavora a distanza e guadagna il triplo di te, che non gli sembra vero di poter pagare così poco perché da lui un appartamento del genere costa praticamente il doppio. Il doppio, signore e signori, 1100 euro in media per un 20 metri quadri. E fidatevi che non siamo pronti a fermarci, né qui né altrove. Ma come cazzo ci siamo arrivati fin qua?
Sarà un soggetto per un altro video, che questo è già abbastanza lungo, anche se restano svariati temi da approfondire ed esplorare. Bene, spero di esservi stato utile. Questo è il mio primo video, ci saranno certamente tante cose da correggere e rivedere e spero mi darete le vostre impressioni per aiutarmi a migliorare, ma nel complesso ammetto di essere già contento anche solo di averlo pubblicato. Ho curato ogni singolo dettaglio di ciò che avete visto, dallo script ovviamente alla registrazione, ma anche il sound design, le musiche, gli effetti sonori, il montaggio e le animazioni, senza IA generativa. E si vede! Insomma, ho fatto tutto io. Alcune cose era la prima volta che le facevo e buona, è un lavoro abbastanza impegnativo. Quindi, se il video vi è piaciuto potete supportarmi mettendo un like, un commento, iscrivendovi al canale che non fa mai male. Altrimenti potete chiaramente fare una donazione su Ko-fi per contribuire alla viabilità economica del progetto. Io, Joaquin Lansois, vi ringrazio di aver guardato il video fino alla fine, vi saluto e vi dico a presto. Ciao!